Perché ha sognato me e mentre parlavamo io fumavo, io che non fumo. Questa è molto dettata dalla sua entità mentale incontri, che arriva proprio a portarlo verso anche una delusione, quasi anche un po' una diffidenza verso le persone. Mm, Quindi nel momento in cui poi ci sarebbe stata la sessione, era come se lei volesse minare la fiducia mm, che Mauro poteva avere in te. mm. Che infatti durante l'esposizione dei punti ci ha detto, tu ufficialmente non fumi, ma magari non hai raccontato la Sì. verità, no? Quindi proprio un buon lavoro, da parte dell'entità mentale incontri. Va bene. E infine l'ultimo punto, non vuole smettere di fumare il fumo, causa esoterica del fumo, del vizio del fumo. Ecco qua torna una sorta di archetipo, no? La sigaretta amica, la sigaretta compagna, quella che non ti tradisce, che c'è sempre, che ti consola Mhm. e in qualche modo ti L'ultima allenta la sigaretta, no? tensione. Sì, Poi possono essere uccise le persone dopo l'ultima sigaretta. Io ho visto a un funerale di una persona morta per tumore ai polmoni, quindi per colpa del suo vizio del fumo, il figlio che gli dedicava un'ultima sigaretta. Boh, ok. Perché è figo, l'ultima sigaretta fa sempre figo, no? Diceva. ma adesso mentre parlavi è come se Mauro avesse preso una spazzola con delle setole piuttosto robuste e si stesse proprio strigliando, come se volesse veramente togliersi di dosso uno strato che lui sente in qualche modo essere anche mm, ormai vecchio. Questo Mauro che lui ha proposto è un Mauro che ormai eh, sta già cadendo da solo, no? Come se stesse facendo la muta, quindi sta perdendo la pelle. Quindi con questa spazzola sta velocizzando questa muta. Come se non fosse più tempo di questo Mauro insicuro, di questo Mauro con i complessi, con le paure del futuro, con questa timore anche di essere rifiutato. Ehm, è come se iniziasse veramente a non volerlo più, questo travestimento, e a riconoscerlo proprio come un vestito di carnevale che la Matrix gli ha voluto far indossare, e in cui lui però si è identificato. E la citisina, quella cosa di cui parlavo prima, una sostanza che va a inibire un recettore che chiede nicotina nel corpo. Assumendo la citisina, possibilmente in preparazione galenica e non in preparazione Big Pharma, conosco Mm. persone che hanno smesso di fumare. La preparazione galenica, cioè il farmacista, è quello che dovrebbe fare, preparare eventualmente i preparati, no? Ehm, il corpo in un mese si disintossica e non ha nessun bisogno di nicotina perché il recettore è come se fosse nutrito, no? È come se si stesse fumando, smettendo di assumere anche improvvisamente la citisina dopo 1 o 2 mesi, il corpo è disintossicato, non chiede più ed è a posto. Allora, la preparazione galenica assolutamente mi viene il sì, eh, però come se fosse 2 mesi, mi dice, di Mm, validità, perché chiaramente l'impatto fisico ovviamente c'è mhm. mm, sul corpo, quindi il corpo ha la reazione nel senso desiderato. Eh, però poi è come se intervenisse la mente, Mhm. quindi naturalmente va fatto anche un lavoro lì, Certo. perché eh,
poi è la mente che guida tutto. Di intento innanzitutto, perché se uno smette per qualcuno, per qualcosa e non per se stesso o perché lo vuole davvero, prima o poi riprenderà. Questo è inevitabile. Come la vedi questo sistema? Buono, come se potesse essere, cioè io vedo come se fosse, che non so perché mi viene così, come se in realtà, allora è vero che la preparazione la fa il farmacista, però in questa visione che ho io, in qualche modo la persona che sceglie questo tipo di trattamento è come se diventasse lui stesso un po' un alchimista. Gli Mhm. viene data l'opportunità di partecipare in modo attivo a questa trasformazione del suo corpo e della sua mente per uscire proprio da questa dipendenza del fumo. E quindi lo vedo così, come se lui fosse seduto, questa persona che ha scelto, è seduto in mezzo a degli alambicchi e quindi in veste di alchimista. Nel caso, di Mauro, come lo vedi? Oh, perché mi viene anche proprio che è come lui ha un beneficio da questo fumo, cioè lui ha questo beneficio secondario Di che è anche calma. dire sì, ed è anche dire, anche il dire non riesco a smettere, Mhm. come se, non so spiegarti, rientra tutto nel suo discorso un po' di rassegnazione, di vittimismo, ok? Quindi è funzionale a mantenere quella cosa lì. Però è come se quando lui si toglie questo strato di dosso, che alla fine era solamente un abito che lui riconosce non essere Mauro, ma solamente un abito, allora questo tipo di rimedio è un buon inizio anche per lui.